Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. In questo tutorial vi mostro come realizzare la canotta che avete visto indossata ad inizio video. Utilizzeremo un punto fantasia davvero molto bello e semplice da realizzare. Per fare ciò andremo a utilizzare il filato Drake della Tessiland nei colori arancio, beige e panna. Sono dei gomitoli in cotone ecologico composto dall'80% cotone e 20% poliestere. Un gomitolo di questi pesa 50 grammi e misura 125 metri. È consigliato utilizzare l'uncinetto dal 3 a 4, io in questo caso utilizzerò l'uncinetto del 3,5. Prima di iniziare vi ricordo che se non l'avete ancora fatto di iscrivervi al mio canale e attivare la campanellina in modo da non perdervi i prossimi video che pubblicherò e rimanere sempre aggiornati. Detto ciò, iniziamo col tutorial. Allora, creeremo due pannelli perfettamente uguali. Partiremo appunto dal basso. Per una taglia SM ho montato 89 catenelle che misurano in centimetri 38 centimetri. Qui farò un piccolo campione dove vi mostrerò i vari passaggi che andrò a fare. Questo è un motivo che si sviluppa in 4 righe, un multiplo di 8 più 1. Una volta montate appunto le catenelle, le andremo a ripassare tutti a maglia bassa, appunto per fare un piccolo bodino. Dopodiché iniziamo il motivo. Io ho abbinato questi 3 colori, voi naturalmente i colori sono a vostra scelta. Quindi adesso vi dico anche le misure. Quindi a partire da questo punto a questo punto io ho 38 centimetri e dalla spallina giù ho 48 centimetri. E come larghezza, quindi qui questa va bene per una taglia SM, ho 36 centimetri. Quindi detto questo passiamo al campione. Quindi montate le nostre 25 catenelle, faccio una catenella in più, entro nella seconda dall'uncinetto e vado a fare una maglia bassa. Quindi vado a ripassare tutta la catenella a maglia bassa. Allora, ripassate le catenelle a maglia bassa, 25 catenelle a maglia bassa, ecco qui creato il nostro bodino. Andiamo a fare il primo giro di motivo, quindi faccio una catenella, volto il lavoro, prendo il filo sull'uncinetto, entro nella prima maglia, maglia alta, una catenella, prendo il filo sull'uncinetto, salto una maglia, vado in quella successiva, maglia alta, catenella, salto una maglia successiva, maglia alta. Quindi vado a creare questi quadretti. Quindi una catenella, filo sull'uncinetto, salto una maglia, vado in quella successiva, maglia alta. Quindi andiamo a completare tutta la riga con questi quadretti. Allora, terminato il primo giro di motivo, andiamo a fare il secondo giro, che sarebbero gli archetti. Quindi mi alzo con 1, 2, 3, 4, 5 catenelle, volto il mio lavoro e nella prima maglia, quindi salto questa maglia, vado nella maglia successiva, salto la catenella, vado in questa maglia e vado a fare maglia bassa, 5 catenelle, 2, 3, 4, 5 catenelle, salto una maglia, vado in quella successiva e vado a fare una maglia bassa. Il primo archetto lo chiudiamo nella prima maglia, quindi subito dopo, quindi saltiamo la catenella e nella prima maglia andiamo a fare una maglia bassa. Quindi nel primo giro di archetti 1, 2, 3, 4, 5 catenelle, salto una maglia di base, vado in quella successiva e vado a fare maglia bassa, 1, 2, 3, 4, 5 catenelle, salto una maglia, vado in quella successiva, maglia bassa. Quindi andiamo a completare tutta la riga. Allora, arrivati a questo punto, vedete, mi rimane 1, 2 e 3 maglie alte, quindi salto una maglia, ho fatto le 5 catenelle, salto la maglia, vado in questa e mi chiudo con una maglia bassa. Qui vado a fare 2 catenelle, 1, 2, quindi andiamo ad iniziare il giro degli archetti, li andiamo ad iniziare con 5 catenelle, ci chiudiamo nella seconda maglia, quindi 1 e 2, ci chiudiamo in questa maglia con una maglia bassa e alla fine andiamo a fare 2 catenelle solamente e ci chiudiamo nell'ultima maglia qui con una maglia bassa. Ok, abbiamo finito, vedete, viene questo piccolo archetto. A questo punto andiamo a fare
il terzo giro del motivo. Vado a fare una catenella, volto il mio lavoro, e qui nella prima maglia, nella maglia bassa, vado a fare una maglia bassa, qui maglia bassa, prendo il filo sull'uncinetto, entro nel primo archetto e vado a fare maglia alta, 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3 maglie alte, 3 catenelle, 1, 2, 3 catenelle e altre 3 maglie alte, sempre nello stesso archetto, 1, 2 e 3 maglie alte. Nell'archetto successivo vado a fare una maglia bassa, così. Nell'archetto successivo vado a ripetere il mio ventaglietto, quindi 3 maglie alte, 3 catenelle e 3 maglie alte. Nell'archetto successivo vado a fare una maglia bassa, nell'archetto successivo ancora un ventaglietto, quindi 1, 2, 3, 3 catenelle e 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Con una maglia bassa chiudiamo il giro, la riga nella maglia alta, qui con una maglia bassa, ecco qui, e questo è il terzo giro del motivo. Adesso andiamo a fare quarto e ultimo giro del motivo. Allora, 2 catenelle, 1, 2 catenelle, volto il mio lavoro, prendo il filo sull'uncinetto, vedete qui ci sono le 3 maglie alte, quindi salto una maglia, la maglia alta, e vado nella seconda, e qui vado a fare maglia alta, 3 catenelle, 1, 2, 3 catenelle, entro nell'archetto, nelle 3 catenelle vado a fare maglia bassa, 3 catenelle, 2 e 3, quindi qui abbiamo il gruppetto delle 3 maglie alte e il gruppetto del secondo ventaglietto, quindi questo gruppetto e questo gruppetto. Quindi andiamo a fare una maglia chiusa a metà, quindi salto una maglia, vado in quella qui al centro, quindi qui entro e vado a fare una maglia lavorata a metà, una maglia alta lavorata a metà, prendo il filo sull'uncinetto, passo nel secondo ventaglietto, salto la maglia alta, vado in quella al centro e vado a lavorare la maglia alta a metà, vedete, poi chiudo tutto insieme, 3 catenelle, qui al centro dove ci sono le 3 catenelle vado a chiudere con una maglia bassa, 3 catenelle e vado a ripetere tutto. Quindi qui vediamo che ci sono le 3 maglie alte e le 3 maglie alte, dobbiamo lavorare in quella al centro, quindi prendo il filo sull'uncinetto, entro nella maglia qui, salto una maglia, entro in questa, quella al centro, e vado a lavorare la maglia a metà, la chiudo a metà, filo sull'uncinetto, salto la maglia, vado in quella al centro delle 3, la chiudo a metà e poi chiudo tutto insieme, 3 catenelle, entro qui nello spazietto delle 3 catenelle e chiudo con una maglia bassa. Qui andiamo a fare 3 catenelle, 1, 2, 3 catenelle, prendo il filo sull'uncinetto, entro nella maglia qui, salto una maglia, vado in quella successiva e chiudo la maglia a metà, prendo il filo sull'uncinetto, entro nell'ultima maglia, prendo il filo, la lavoro prima a metà e poi chiudo tutto insieme, e qui si conclude appunto il nostro motivo, quindi si sviluppa in 4 righe. Adesso andiamo a iniziare di nuovo il motivo con i quadretti. Allora ci alziamo con 4 catenelle, 1, 2, 3, 4 catenelle, voltiamo il lavoro e nel primo archetto qui andiamo a fare una maglia alta, quindi prendo il filo sull'uncinetto, entro nel primo archetto, maglia alta, una catenella, prendo il filo sull'uncinetto, entro nella maglia bassa qui e vado a fare maglia alta, una catenella, prendo il filo sull'uncinetto, archetto, maglia alta, faccio una catenella, prendo il filo sull'uncinetto, qui c'è la maglia bassa, andiamo a fare maglia alta,
una catenella, qui c'è l'archetto, andiamo sull'archetto e andiamo a fare maglia alta, una catenella, qui nella maglia bassa, una catenella, prendo il filo sull'uncinetto archetto, quindi completiamo tutta la riga. Qui vedete che c'è l'archetto, quindi mi vado a chiudere in questo archetto. Quindi abbiamo terminato il primo giro di quadretti, quindi il primo giro di motivo. Adesso andiamo a fare il secondo, quindi il secondo è quello di archetti. 5 catenelle, 1 2 3 4 5 catenelle, e nella prima maglia, vedete, nella prima maglia alta andiamo a fare una maglia bassa. Quindi si iniziano, il giro degli archetti si inizia sempre così, quindi si inizia con 5 catenelle e si termina con 2 catenelle, quindi maglia bassa, 5 catenelle, salto una maglia di base, vado in quella successiva, faccio maglia bassa, cinque catenelle, 1 2 3 4 5 catenelle, salto una maglia di base, vado in quella successiva, maglia bassa, 5 catenelle, salto una maglia, vado in quella successiva, quindi completiamo tutta la riga di archetti. Quindi salto una maglia di base, vado in quella successiva, vado a fare maglia bassa, mi rimane l'ultima maglia, vedete? Quindi qui vado a fare 2 catenelle e mi chiudo qui dentro l'archetto con una maglia bassa. Ecco qui, questo è il secondo giro, vedete? Quindi gli archetti, naturalmente quando andiamo a fare gli archetti iniziamo con 5 catenelle, terminiamo con 2 catenelle, ok? Quindi a questo punto andiamo a ripetere i nostri ventaglietti, quindi secondo il terzo giro di motivo, quindi faccio una catenella, volto il lavoro, e nella prima maglia, qui nella maglia bassa, vado a fare una maglia bassa, prendo il filo sull'uncinetto, entro nel primo archetto e vado a fare 3 maglie alte, 3 catenelle, 3 maglie alte. Terminate le 3 maglie alte, 3 catenelle, 3 maglie alte, andiamo nel secondo archetto e ci chiudiamo nel secondo archetto con una maglia bassa. Prendo il filo sull'uncinetto e ripeto nel terzo archetto, ripeto tutto, 3 maglie alte, 3 catenelle e 3 maglie alte. Nell'archetto successivo maglia bassa, nell'archetto successivo 3 maglie alte, 3 catenelle e 3 maglie alte. Mi chiudo qui nell'archetto con una maglia bassa e abbiamo finito, vedete, il terzo giro di motivo. Andiamo a fare il quarto e ultimo giro, quindi ci alziamo con 1 e 2 catenelle, volto il mio lavoro, prendo il filo sull'uncinetto, salto una maglia, vado in quella successiva e vado a fare una maglia alta, 3 catenelle, 1 2 e 3, al centro dei gruppetti di maglie alte vado a fare maglia bassa, 3 catenelle, qui ci sono un gruppetto, vedete, del primo ventaglietto e un gruppetto del secondo ventaglietto, prendo il filo sull'uncinetto, salto una maglia, entro in quella al centro e lavoro la maglia alta a metà, filo sull'uncinetto, salto una maglia, vado in quella al centro, la lavoro prima a metà e poi chiudo tutto insieme, 3 catenelle, entro qui al centro del ventaglietto, maglia bassa, 3 catenelle,
quindi vado nella maglia al centro qui delle 3, la chiudo a metà, filo sull'uncinetto, passo nel gruppetto accanto e vado a prendere la maglia al centro e vado a lavorare a metà, e poi chiudo tutte insieme, 3 catenelle, vado al centro, maglia bassa, 3 catenelle, prendo il filo sull'uncinetto, salto una maglia, vado in quella successiva, chiudo la maglia a metà, prendo il filo sull'uncinetto e poi entro qui nella maglia bassa, prima la lavoro a metà e poi chiudo tutto insieme, e abbiamo finito, vedete, il nostro motivo si è concluso. Io l'ho ripetuto per 2 volte, quindi andate avanti con il motivo, naturalmente fate sempre un multiplo di 8 più 1, quindi prendete la vostra circonferenza, la dividete in 2, andate a fare 2 pannelli perfettamente uguali con le catenelle naturalmente che volete. L'importante è mantenere il multiplo di 8 più 1. A questo punto io metto da parte il mio campione, prendo il mio pannello dove vi faccio vedere come fare la spallina. Allora, preso il mio pannello, vedete già io una spallina l'ho fatta, adesso questa l'andremo a fare insieme. Adesso vi dico anche la misura della spallina. La spallina misura 13 cm, quindi io parto da questo punto a questo punto e vado a fare un 16 cm di scollo per la manica, di scalfo manica. Ecco qua, io mi fermo 15, ecco, 15-16 cm di scalfo della manica. Quindi andiamo a partire con la manica. Io mi sono fermata al primo giro di motivo, a questo punto andiamo a fare il secondo giro di motivo, quindi entro qui e vado a fare prima una maglia bassa, quindi dobbiamo fare il secondo giro che sono gli archetti, quindi vado a fare maglia bassa, 1 2 3 4 5 catenelle, vado nella seconda maglia, vedete, nella maglia successiva alta, quindi il primo giro è così, e vado a fare una maglia bassa, 5 catenelle, 1 2 3 4 5 catenelle, salto una maglia di base e vado nella seconda e vado a fare maglia bassa, 1 2 3 4 5, salto una maglia, vado in quella successiva maglia bassa, quindi completiamo tutta la riga, 2 3 4 5, maglia bassa, 1 2 3 4 5, maglia bassa, 1 2 3 4 5, e qui mi rimane, vedete, 1 2 e l'ultima maglia, quindi salto questa, vado in questa, faccio maglia bassa, prendiamola di nuovo, maglia bassa, quindi iniziamo sempre con 5 catenelle, quando dobbiamo fare l'archetto iniziamo con 5 catenelle, terminiamo con 2 catenelle, quindi andiamo a fare 2 catenelle, entro qui nelle catenelle, vado a fare nell'archetto e vado a fare una maglia bassa. A questo punto andiamo a fare il terzo giro di motivo, faccio una catenella e volto il lavoro, e nella prima maglia, qui nella prima maglia bassa, vado a fare maglia bassa, prendo il filo sull'uncinetto, entro qui nel primo archetto e vado a fare 3 maglie alte, 3 catenelle, 3 maglie alte. Ok, quindi nel secondo archetto andiamo a fare una maglia bassa, nell'archetto successivo 3 maglie alte, 3 catenelle, 3 maglie alte, quindi completiamo tutta la riga. Allora, terminati gli archetti, andiamo qui nella catenella, le 5 catenelle, entriamo nella terza catenella, quindi 1 2 nella terza, qui entriamo e andiamo a fare una maglia bassa. Quindi terminato il terzo giro, andiamo a fare il quarto e ultimo giro di motivo, quindi mi alzo con 2 catenelle, volto il mio lavoro, prendo il filo sull'uncinetto, salto una maglia alta, entro in quella al centro e vado a fare maglia alta, 3 catenelle, 1 2 3 catenelle, entro qui nell'archetto e vado a fare maglia bassa, 1 2 3 catenelle, qui abbiamo il gruppetto di 3 maglie alte, il gruppetto di 3 maglie alte, prendo il filo, entro nella maglia qui al centro e la lavoro a metà,
prendo il filo sull'uncinetto, passo nel gruppetto accanto e vado a lavorare prima la maglia a metà e poi chiudo tutte insieme. 3 catenelle, qui nelle 3 catenelle vado a fare maglia bassa, 3 catenelle, filo sull'uncinetto, salto una maglia, vado in quella al centro e faccio una maglia lavorata a metà, filo sull'uncinetto, gruppetto successivo, maglia lavorata a metà e poi chiudo tutte insieme. 3 catenelle, qui vado a fare maglia bassa, 3 catenelle, quindi entro nella maglia qui al centro e la chiudo a metà, filo sull'uncinetto, passo qui nella maglia bassa e vado a fare maglia lavorata a metà e poi chiudo tutte insieme. E qui abbiamo terminato il nostro motivo. Quindi lo andiamo a ripetere, io in questo caso l'ho ripetuto per 1, 2, 3 volte, quindi andiamo a ripetere il nostro, naturalmente cambiando il colore, andiamo a ripetere il nostro motivo nella spallina, in questa spallina, e poi ci vediamo qui per le cuciture. Terminati tutti e 2 i pannelli, li andiamo a unire così. Quindi andremo a fare, intanto io mi sono già posizionato il mio segnapunti per ricavare lo scalfo della manica e ho lasciato 16 cm per lo scalfo della manica. Quindi andremo a fare una cucitura sulla spallina e sul laterale sia da una parte che dall'altra. Ok, quindi partiamo subito con la spallina. Allora, quindi andiamo a terminare le cuciture sia sul fianco che sulla spallina anche dall'altra parte, poi ci vediamo qui per continuare. Bene, terminate le cuciture sia nelle spalline che ai laterali, la nostra canotta è pronta per essere indossata. Bene, il tutorial termina qui, vi ringrazio tantissimo per la visione e noi ci vediamo ad un prossimo tutorial sempre qui sul canale di Dolce Vita. Un saluto a tutti.